Anno 2025 alle porte, quante volte hai sentito i propositi suggeriti da altri di avere delle nuove abitudini, 8, 10, 1500, solo che quello che succede è che le abitudini appena arriva anche una sola piccola folata di vento te le dimentichi. I principi invece sono proprio la base, la definizione di principi è la base che caratterizza una determinata sostanza, un determinato ambiente. Le piramidi, le case sono costruite sulla base. Ecco perché oggi parliamo dei principi che devi assolutamente fare tuoi. Magari questi principi sono già tuoi o magari ne scopri dei nuovi nel 2025 per affrontare al meglio questo anno che sarà veramente tosto, anche perché 2025 la somma fa 9. Un piccolo accenno a che cosa significa il numero 9, quali sono i principi che puoi utilizzare, fare tuoi, magari ci rifletti un attimo, nella vita privata, nella vita personale, nel lavoro, nella vita di tutti i giorni e per surfare al meglio le onde grossissime che sono già arrivate e che dovrai imparare, speriamo, a cavalcare sempre meglio. È vero che nel momento in cui arriva l'anno nuovo, quindi una specifica data, come quando arriva Natale, come quando arriva la data del tuo compleanno, molti di noi possono sentire quello che in inglese chiamano lo shift, cioè proprio il passaggio, ma appunto non è per tutti, e proprio perché non è che Chuck si gira dal primo giorno dell'anno inizi queste nuove abitudini o attitudini, sono solo i principi che una volta interiorizzati, una volta che sono tuoi, non ti molleranno mai più. E con i principi non c'è bisogno dello shift di una data specifica per sentire che credi in quei principi, ma saranno sempre con te. 2025, la somma è il numero 9 in numerologia, perché non per tutti i numeri vale fare la somma fino ad avere un'unità. Numero 9 significa consapevolezza universale, speriamo di farcela. Significa discernere il vero dal falso. Significa simbologicamente riniziare il ciclo vita, morte, vita. A proposito di che cos'è stato invece il 2024, la cui somma era numero 8, che è stato assolutamente un anno karmico, il che vuol dire che tutte le verità sono state messe sul piatto e quando non erano dritte, etiche, oneste, tornava indietro il boomerang. Hai esattamente un video qui. La copertina l'ho cambiata perché non era abbastanza comprensibile quella iniziale della Meloni con i rappresentanti del mondo Africa, ma se hai seguito un po' che cos'è il BRICS, che cosa è successo in Africa, che cosa sta succedendo, un'idea te la puoi fare. Nella vita di tutti i giorni, numero 1, l'intuizione, essere intuitivi nelle scelte, nelle decisioni, nelle azioni, e il primo grado di prova per dare una bella spinta alla tua intuizione è stato il 2020, a seconda del tipo di scelta che hai fatto, perché molti se lo sono dimenticati, molti fanno finta che quel punto zero non sia mai esistito, invece è proprio il punto di partenza, come quando si parte per una corsa veloce, sono i box di partenza. Intuizione soprattutto con l'avvento della IA, della intelligenza artificiale, che in Italia non ha assolutamente preso piede. E sono convinta che succederà esattamente come è successo nel 2020, che l'Italia è stata scelta come paese pilota perché noi italiani per molte cose facciamo finta che non esistano e invece esiste. Quindi l'intuizione di riuscire a capire quello che sarà vero da quello che sarà falso, perché è arrivata l'introduzione della AI, dell'intelligenza artificiale, e non è casuale che sia arrivata proprio all'inizio dell'anno scorso. Vita sociale, vita relazionale, quindi quelli che possono essere gli amici, i compagni di merende, la resilienza. Molti si sentono soli perché hanno fatto determinati tipi di scelte, perché la loro vita, e torno sempre lì, dal 2020 è cambiata.
e hanno smesso di scegliere di fare bisboccia e di stare con alcuni compagni di merenda solo perché avevano la sensazione di essere isolati e soli. Quindi continua in questa direzione, non abboccare alla finto divertimento, il che non vuol dire che non ci si debba divertire, ma il finto divertimento di uscire con alcune persone che sono completamente diverse da te, e non ti sentire solo, perché fa parte di questo particolare momento storico, la selezione. Non puoi più aggregarti a persone che sono molto diverse da te, perché sono i simili che si attraggono. Resilienza, non avere paura di rimanere solo, ci sono altri simili a te e li incontrerai sul tuo cammino. Amore, sentimento, la consapevolezza di smettere di fare l'ape e di passare da un fiore all'altro. E non è questione di moralismo, perché chi parla non è assolutamente una bacchettona, non è più momento della lussuria. Consapevolezza della persona con la quale stai scambiando l'energia più potente che hai, che è quella sessuale, anche perché, e io ero una di quelle che non ci credeva, ci sono già in circolazione degli studi scientifici che dimostrano, perché l'obiettivo era e rimane quello, siamo troppi e devono rimanere solo i puri sotto tutti i punti di vista. Ci sono già dei paper scientifici in circolazione che dimostrano che chi ha fatto un certo tipo di scelte, chi ha fatto un altro certo tipo di scelta, se si incontrano in orizzontale, cambia il comportamento. Vita di tutti i giorni, nello specifico la tua casa e il tuo modo di vivere. Esattamente come per la lussuria non è più tempo neanche per il materialismo. Quindi le tue case, tu stesso devi viaggiare leggero. Non puoi più avere gli armadi pieni, non puoi più avere la casa piena di roba che non usi, perché questo crea pesantezza, oltre a farti perdere tantissimo tempo che non torna più, perché più roba hai, più la devi sfullerare, più la devi mettere a posto, più la devi far girare. Quindi non è più tempo del materialismo. Viaggia leggero, lascia andare, perché il materialismo come la lussuria sono un acchiappa anime in questo momento. Svuotati. Lavoro. Lungimiranza, l'intelligenza artificiale che in Italia viene assolutamente snobbata, e sono già emerse anche qui da alcune ricerche scientifiche, da alcuni programmi di chi ha messo in moto tutta questo botto di roba dell'intelligenza artificiale che può già fare e che farà, dai quali si evince che il traguardo principale è quello che nel 2030, quindi praticamente dietro l'angolo, 2 panettoni, 3 panettoni e non te ne accorgi neanche, sei già nel 2030, spazzerà via tantissimi lavori. Tra l'altro anche in Italia, per esempio, sono sicuro che anche tu ordini online, nelle Marche è già partito il primo drone. E questo è proprio un esempio basico che ti porta a casa il pacchetto. Non ci sarà più l'uomo col furgone, ma ci sarà il drone. Quindi crea qualcosa assolutamente che sia di tuo. Sblocca la tua creatività, perché se non fai qualcosa di unico, di tuo, rimarrai esattamente con il culo per terra senza lavoro e sarai dipendente dal sistema, cioè decideranno loro per te. Sulla creatività, 3 passi molto semplici su come sbloccarla. Ho fatto un video, lo trovi qui, e c'è anche nella descrizione una piccola guida, delle piccole istruzioni, proprio parole scritte, il potere delle parole, su come iniziare a ritrovare la tua creatività, perché essere creativi è un dono di tutti. Non credere alla fuffa che l'essere creativi è qualcosa solo per gli eletti. Inoltre, se ritrovi la tua creatività, dovesse scoppiare anche una terza guerra mondiale, riuscirai a gestire il tutto con pochissime cose, perché nei paesi più poveri riescono a trovare delle soluzioni che noi invece, il mondo occidentale, che siamo sempre seduti comodamente sulla nostra vita, non ci arriviamo mai, perché la creatività ti fa trovare le soluzioni con il minimo a disposizione. Benvenuto sul canale di Nob, io sono la Fede,
il mondo invisibile e in questo canale ti porto per mano, facciamo un viaggio insieme per riuscire a destrutturare e vedere il mondo invisibile che è esattamente di fianco a noi ogni giorno e che negli ultimi anni è molto ma molto visibile, per riuscire a vivere al meglio la tua vita, per non cadere nei tranelli, per riuscire a riconoscere la verità dalla finzione e per fare in modo che la tua vita sia veramente molto più semplice, felice e soprattutto che tu porti il tuo supporto in questa società, per non dover più tornare su questo cazzus di pianeta azzurro, perché qui in questa vita ora hai dato del tuo meglio e non ti sei messo le belle fette di mortadella, anche se molto buona, davanti agli occhi. Numero 6, nella vita quotidiana, nel lavoro se decidi di creare, ma anche nelle tue relazioni sentimentali, questo si può estendere a tutti i settori. Eticità e integrità. Se crei qualcosa di nuovo deve assolutamente essere etico e integro, deve essere puro, deve essere per il bene collettivo. Inevitabilmente è qualcosa anche per il tuo bene, perché è partito dalla tua testa o dal tuo cuore, ma deve essere qualcosa di puro, integro, non ti fare spazzare via dalle folate di vento che arriveranno. Rimani centrato come dovresti aver imparato già dal 2020. Perché quello che stiamo vivendo, che stai vivendo, è quello della raccolta delle anime. L'altro giorno parlavo con un mio amico colombiano che vive in Spagna e anche lui tranquillamente mi ha detto: ma sì, succederà quello che dicono avverrà durante il periodo dell'Apocalissi. Stiamo parlando di similitudini e io gli ho risposto: perché a te non sembra già di essere dentro l'Apocalisse? Quindi la raccolta di anime sta già avvenendo. Anima che si dà alla luce e anima che si dà alle tenebre, o anima che pensa di darsi alla luce e invece si dà alle tenebre. E qui ho fatto un video su come smascherare il male travestito da bene. Spero che possa esserti d'aiuto e farti scattare alcune illuminazioni. Numero 7, gratitudine. Questo ovviamente a 360 gradi nella tua vita. Abbiamo sentito parlare da tutti i guru, da tutti gli psicologi, da tutti gli illuminati e l'importanza della gratitudine, perché è assolutamente visibile in questo momento che il mondo è assolutamente spaccato, quindi c'è chi sta ancora molto bene e c'è veramente chi non ha niente, e lo possiamo vedere benissimo andando tranquillamente online su Instagram per vedere che cosa sta succedendo in giro per il mondo. Quindi ringraziare per essere fortunati non è abbastanza. La vera gratitudine è trasformare la parola, il verbo grazie per quello che ho, in azione, perché senza azione non succede mai nulla. Il famoso fenomeno della farfalla, ok? Che sbatte le ali in una parte del mondo e dall'altra parte del mondo succede qualcos'altro, senza azione non succede nulla. Quindi per essere veramente grato di quello che hai devi non donare, non dare senza aspettative, ma dare senza ricevere. E qui ho fatto un video poco prima di Natale con una similitudine dei Re Magi, che poi in realtà i Re Magi dovremmo essere noi. Da dove è partita la teoria e l'importanza, chi credeva nel dare senza ricevere, che cosa puoi fare tu per imparare e altri suggerimenti. E il video lo trovi qui. Numero 8, questo in tutti gli ambiti della vita, il mio favorito, diventare sensitivo, che è una capacità innata a tutti e che invece ti hanno fatto credere che è solo di quello che ha la sfera di cristallo del medium, di quello che è super risvegliato. Essere sensitivi è una capacità innata che hai esattamente come la creatività. Essere sensitivi, riuscire a capire quando in alcuni luoghi non stai bene perché ti stanno contaminando, e qui non si parla di essere super attenti ai minimi dettagli, ma se sei un minimo sensitivo e non c'entra niente la paranoia del mi contamina l'altro, nei luoghi pubblici puoi assolutamente sentire una vibra che stona, e quindi meno ci stai nei luoghi pubblici meglio è,
trovare il posto che ti fa stare bene, che risuona con la tua vibra, con la vibra giusta, che poi è la vibra della fonte che sta sopra. Anche se dovessi chiudere baracche e baracchini e mollare tutto e trasferirti magari in un paesino in Culonia o in un posto che magari 4 anni fa per te poteva essere impensabile andarci a vivere perché hai sentito un'ottima vibra. E sui posti magici che ci sono magari non lontanissimo da casa tua, dove veramente l'energia è come dovrebbe essere, ho fatto un video e te lo lascio qui. Numero 9, anno 2025, numero 9, 9 principi. L'ultimo, essere curiosi. E questo è nella vita di tutti i giorni, anche nelle relazioni amorose, anche nel tuo creare, anche nelle relazioni con i compagni di merenda. Non credere mai a quello che ti dicono, vai sempre oltre il limite che qualcuno ha fissato per te, il che non vuol dire lanciarsi da una finestra pensando di essere Icaro e quindi di poter volare o di salvarti. No, vai oltre il limite del conosciuto. Vai a incontrare lo sconosciuto che ha 1000 aspetti diversi nella tua vita, che va esattamente a braccetto con la curiosità. Quando sei curioso e apri le porte che altri hanno avuto paura di aprire, la tua vita va veramente come un razzo. Allora sì che il 2025 può essere un viaggio, un anno veramente scoppiettante. 2025, anno numero 9, 9 principi. I principi che sono alla base, che dovrebbero essere alla base della tua vita per avere un 2025, ma non solo, molto più facile. Principi che ti tieni dal 2025 in avanti. Mi piacerebbe sapere se alcuni di questi principi sono già parte di te. Mi piacerebbe sapere se alcuni di questi principi per te sono molto difficili da mettere in pratica e magari anche perché. E la sfida, l'augurio per questo 2025, anno numero 9, che tu faccia tuoi almeno 2 di questi principi che ti ho elencato. Ti aspetto nei commenti e se vuoi aumentare il tuo risveglio, perché questi principi servono tutti per il famoso risveglio spirituale, quindi la sveglia, per mettere la sveglia giornaliera nella tua vita quotidiana e quindi aumentare la tua consapevolezza, ti lascio anche questo video qui.